Sono Marcello Gazzara, nato a Napoli il 20 novembre 1929, quindi mi avvicino rapidamente ai 90, tra pochi mesi, se arrivo ai 90. Per quello che riguarda la mia attività lavorativa, ho iniziato a lavorare a Torre del Greco, pur essendo napoletano di nascita e di residenza. E quando venivo a Torre del Greco a lavorare, venivo con una Vespa e l'autostrada Napoli-Pompei era ad una corsia. Quindi poi dopo c'è stata tutta la revisione. Per cui sono stato un fortunato a essere ancora qui e avere la vostra intervista, è chiaro? Senti, noi vorremmo chiederti un po' proprio rispetto all'alimentazione, tipo quanti pasti fai al giorno, che cosa mangi prevalentemente, come mangi, che bevande accompagnano i tuoi pasti. Se Ma ci... diciamo che mangio di normale, niente di eccezionale. Per Un, normale cosa un intendi? pasto spaghetti, se mangio un piatto di spaghetti, pochi, un piattino di spaghetti. Il vino non mi manca mai e mi ha aiutato a vivere, secondo me. Il bicchiere a tavola di vino rosso deve sempre esistere, sempre. Quindi ho bevuto bene, nella mia vita ho bevuto parecchio. Ma non è solamente il vitto, diciamo che fa andare avanti bene nella vita anche viaggiare, girare il mondo, vedere posti nuovi. Eh, Tutto quello che ci circonda va visto attentamente. Non basta vivere, diciamo, chiusi, girare, girare, girare. È il segreto della vita. Anche girare da un altro punto di vista, del cambiare partner, donne. Questo è un altro punto importante. Sempre con la stessa donna la vita diventa penosa, scocciante, noiosa. Bisogna cambiare. E aiuta, aiuta a tenere la mente sveglia e pensare di andare avanti sempre e non fermarsi fino alla fine. Senti, ritornando poi a una questione specificatamente alimentare La invece, questione alimentare è importante, ad una proprio alimentare e basta, ma ma oggi come fai? Fai un solo pasto al giorno, dicevi? un pasto al giorno sempre, per esempio un piatto di spaghetti, la metà, non si mangia intero, un piatto normale che mangia una persona normale, io mangio la metà, mangio poco. Il bicchiere di vino non deve mai mancare perché aumenta la circolazione. Il vino rosso aumenta la circolazione Ma poi sanguigna. cos'altro mangi? Tipo le proteine, dove le prendi? Ma qualche fettina di carne ogni tanto, pesce, Mhm. spesso, un paio di volte alla settimana, e poca carne. La carne non serve quasi a niente a una certa età. Anzi, eh, diciamo che per digerire un po' la carne il nostro organismo lavora molto, lo affatica e quindi mangiare pochissima carne. Io addirittura penso che vivano molto meglio di noi i vegetariani, vivono più a lungo i vegetariani. Questa è la realtà praticamente. Mangiare poco, muoversi molto, sport, fin quando il fisico aiuta, bisogna sempre stare allerta, mai fermarsi. Chi si ferma, diceva una persona, che si ferma è perduto. Senti, ma in passato anche mangiavi, cosa mangiavi in passato? Ho visto che hai fatto molta attività sportiva. La tua dieta qual era quando facevi attività sportiva? Ma molto mangiare base di latte, proteine, latte, molto latte e a volte alla fine della settimana anche il bicchiere di vino va benissimo. Ho capito. Sì, sì, Senti, e i l'alimentazione. legumi che E importanza hanno legumi, avuto nella tua un alimentazione? po' di legumi vari, fagioli, lenticchie anche che contengono molto ferro, a Mm. base delle lenticchie, quindi un po' di legumi fanno piselli, lenticchie, questa roba qua. Niente di... senza eccedere mai nelle quantità, mai. Mangiare poco. Rimanere con un filo di fame fa bene. Chiaro? Un filo di fame, poco.
Senti, parlando di un filo di fame, qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito, diciamo, gli spaghetti. Spaghetti al pomodoro. Spaghetti al Sì, pomodoro. spaghetti, sì. Senti, e c'è un cibo che ti ricorda l'infanzia? Qualche cosa in particolare o che mangiavi quando eri piccolo e ora non trovi più? O qualche ricordo, qualche cosa del cibo che ti riporta all'infanzia? Che mi riporta all'infanzia, diciamo, il periodo anteguerra praticamente, Sì. perché purtroppo è il periodo anteguerra, siamo agli anni dal 37-38, prima della guerra, la guerra è iniziata nel 40, no? Sì. Nel 40. Diciamo che un'alimentazione normale, tutto poco, mai eccedere per sentirsi gonfi, perché lavora lo stomaco, il fegato, si scombussola tutto l'organismo. Mangiare poco. Senti, c'è una differenza che tu vedi dal modo di mangiare oggi e quello invece della tua infanzia, diciamo degli anni prima della guerra? Ma c'è una differenza. Oggi l'alimentazione è più diversificata, senz'altro. C'è molto più cibi a disposizione. Prima della guerra tante cose non rientravano nell'alimentazione normale. Oggi c'è una scelta enorme. Quindi c'è da scegliere, ecco. Senti, hai qualche ricordo legato alla guerra? Tanti, Tanti. tanti ricordi della guerra. Cioè, molto spesso la Ho guerra. visto durante la guerra, ero sfollato, ero andato via da Napoli fortunatamente, perché la nostra casa dove abitavo, vicino a Piazza dei Martiri, fu centrata in pieno giorno alle 2 del pomeriggio da un aereo americano. Bombardamenti a non finire in quel periodo. E noi eravamo andati via un mese prima da quella casa, perché mio padre ci fece andare subito via. Sfolliamo, andiamo via di corsa. Dopo 15 giorni la nostra casa fu centrata in pieno, a via Alabardiri 32, dove attualmente c'è il ristorante Umberto. Via Alabardiri. Quindi salvi per miracolo, per una questione di giorni. Quindi la vita è tutta una questione di attimi e di fortuna, di attimi. Pochi attimi ti salvano la vita. Senta, e invece qualche ricordo proprio legato al cibo, guerra e cibo? Sì, Io c'è un così è bel una ricordo. domanda, Allora, eravamo quattro già fratelli. so, Quando la dico. andavamo fuori, ricordo benissimo, era cominciato il periodo non c'era più niente, c'era la fame in giro. E quattro fratelli maschi di varia età, io all'epoca avevo 13 anni, 14 anni, mi hanno salvato le mele. C'era un terrazzino dove io salivo con la scala e andavo a depositare le mele, le mettevo in fila, in riga. Durante il periodo che non c'era ben poco da mangiare, io mangiavo un paio, 2-3 kg di mele al giorno e quello mi hanno salvato, perché la mela è un frutto perfetto, digeribile, pieno di zuccheri e quello mi ha salvato. Diciamo che è stato il mio salvataggio fisico. E mi può dire qualche ricetta che lei ha nella mente? Cosa cucinava sua madre? La polenta, perché c'era il Gran Turco. E questa è una cosa molto divertente, perché c'era praticamente, era vietato, addirittura si andava in galera perché era ritenuto contrabbando. Mio padre si procurava del Gran Turco, però bisognava macinarlo il Gran Turco per fare la polenta. Ricordo che un giorno io e mio padre in bicicletta, in uno zainetto, mettevamo questo Gran Turco 2-3 kg e andavamo in un mulino a farlo macinare, perché un mulino nascosto a Frattaminore, mi ricordo, e facevamo questi 2-3 km in bicicletta con questi sacchetti di Gran Turco in questo mulinetto e ce lo macinavano. E così siamo andati avanti con la polenta per alcuni mesi, col Gran Turco, macinato, di nascosto, perché se ti beccavano, ti portavano dentro.
ti arrestavano, avrebbero arrestato mio padre, a me mi avrebbero rilasciato perché ero minorenne. Questa è la guerra, non la auguro a nessuno la guerra, perché è fame e paura, fame e paura. Questa è la verità. Senta, lei ha mai sentito parlare di dieta mediterranea? Hai mai sentito parlare Sì, di dieta sì, mediterranea? c'ho anche un foglio a casa della dieta mediterranea che non ho mai seguito però. Non l'ho mai seguito, lo tengo... Non l'ho mai seguito questa dieta mediterranea, c'ho un bel prospetto in un cassetto, mi ricordo, la dieta mediterranea, ma mangio quello che capita, no, no. Quindi la sua dieta mediterranea la può riassumere in queste due parole. Sì, Tutto e tutto poco. è poco, mai abboffarsi, come si dice a Napoli. Se ti abboffi, fai la panza, non cammini più, ti senti la digestione affaticata, insomma, comprometti il fisico. L'altra cosa che mi pare di aver capito della dieta mediterranea, che, che tu ritieni No, beh, importante, è il fatto di fare movimento. Di... fondamentale. E che, Mo- che sport hai Tutto, fatto tutto. tu? Io vado a mare ancora, che vado a mare faccio le nuotate. Mia figlia che sta qua lo sa. Nuoto, ciclismo e tennis ho fatto io. Sono stati tre sport fondamentali della mia esistenza che hanno coadiuvato ad andare avanti, indubbiamente. Non è solo l'alimentazione, il muoversi e poi la base totale, fortuna. Ma questa cosa che non è solo l'alimentazione, è proprio uno dei cardini della dieta mediterranea, possiamo dire, Sì. la convivialità. Lei rispetto alla convivialità come si è mosso? Benissimo, la convivialità è importante comunicare, la comunicativa con le persone è fondamentale. Amici, cercare sempre di mantenere il contatto con i terzi, con le persone, di fare amicizie, di non scocciarsi, di non chiudersi, perché chiudersi è deleterio per tutto, per la mente. Non si comincia più a ragionare, si perde il contatto umano, questa è la verità. Tu hai parlato della convivialità e del contatto umano e io so di un episodio del contatto umano, quello della tradotta. Me lo vuoi raccontare? Ce lo vuoi Sì. raccontare? Allora, pieno periodo bellico, siamo nel 1943, la guerra è terminata nel 1944, mio fratello più grande Carlo ebbe l'opportunità di una mia zia che ci aveva indicato che era possibile procurarsi diciamo cibi importanti, farina, gran turco, olio che era oro, nel periodo della guerra l'olio era scomparso, non si trovava. Mio fratello di notte, in una tradotta militare, abitavamo a Frattamaggiore, si introdusse in una tradotta militare un treno in una carrozza nascosta e arrivò a Bovino. Fece un carico di olio, una damigiana di olio, allora una damigiana di olio di 20 litri era oro, portò mezzo quintale di farina, gran turco, fece questo il magazzino lo mise in questa e di notte, in piena notte, perché se lo avessero preso l'avrebbero arrestato addirittura perché allora era ritenuto contrabbando, pericolosissimo. E arrivò a Frattamaggiore, dove abitavamo, da Bovino a Frattamaggiore, e ci portò. Quella notte fu una festa per tutta la famiglia, 4 figli maschi, mio padre, ci buttammo giù su questa roba in maniera pazzesca, a mangiare. Mangiammo di tutto, polenta, fu una serata incredibile, indimenticabile. Ma io so che sul Vesuvio hai anche coltivato un pezzetto di terra che Sì, adesso non hai voglia di coltivare. no, Perché no. non hai voglia di coltivare e che cosa hai coltivato? Allora, ho coltivato un po' di zucchine, poi zucchine, ma prevalentemente, vediamo che cosa, poi un po' di pomodori, fate dei pomodori bellissimi, dei pomodori per le insalate, quelli pomodori, pomodori e zucchine prevalentemente, quello sì. Sì. Poi mi sono stancato, ho detto chi me lo fa, basta. Senti, ma adesso tu ancora hai detto che hai mangiato tante mele, ma Mo. ancora mangi molta frutta? Sì, se la frutta non me la faccio mancare mai. Se mi manca la frutta dopo un pasto mi sento che mi manca qualcosa, per la verità.
la frutta, importantissimo. Si può stare alla frutta, contiene tutto. La frutta può essere un alimento completo. C'è poco da fare. D'altra parte, come vivono gli aborigeni nelle foreste? Frutta e verdure, si mangia, quello. Nelle giungle, Senti, frutta, ancora verdure. continui a bere vino? Certamente, un bicchiere di vino a tavola non deve mai mancare, sì. Anche due, Anche tu. anche due. Anche due. Ti ringrazio di questi... Io ringrazio voi di questa piacevole, gratita e bella intervista.